in questa nuova puntata. Raggiunta la sua prima città qui in Bosnia, il nostro galletto ruspante finalmente si pesa. E recuperato di nuovo qualche chilo, continua il suo cammino in direzione capitale, nonché Sarajevo. Non vi avvicinate, via! Un cammino pieno di ostacoli. Guarda, e io penso che non sia il posto giusto per posizionare la tenda qua, dove, travolto da una pioggia, dorme bagnato come un pulcino. Guarda qua, ecco. Raggiunto poi il suo punto di sosta, finalmente può visitare la città, scoprendo luoghi pieni di segreti e continuando a recuperare chili persi. Ragazzoni miei, buongiorno. Yes. Ci siamo. Riprendiamo il cammino anche oggi. 59esima tappa del Giro d'Europa a piedi. Spettacolo. Iniziamo benissimo perché per chi ha visto lo scorso video siamo passati di qua. E lì ci sono delle piante orticanti che ci hanno fatto del male. Sarà un bel risveglio. Sì, direzione capitale della Bosnia. Vediamo se riusciamo ad arrivarci domani e vediamo che ne viene fuori. Mamma mia. Lontanati da me, lontani. Non vi avvicinate. Via, via, a giungla. Prima fase è andata abbastanza bene, dai. Possiamo andare. Sta cosa è bellissima. Cioè uno viene con la macchina e va direttamente giù nel fosso. Che cosa c'è scritto qui? Suonare il campanello? Che animale è? Un secondo di riposo, raga. Ciao Mucina, come stai? Sta bene? Tiè. Guarda zio Nazzi che ti ha comprato la pappetta qua. Aspetta, qua, tiè. Ah. Piano. Mangiati i pezzettini prima. Questo è grosso, lascia, mangiati i pezzetti, da forza. Ah, posto. Buon appetito e piatto pulito. Wow, altro che l'autotune a Sanremo. Mamma, questo sono intonatissimi, sono. Mi manca la testa. Piccola ma caratteristica la zona. Dovrebbero esserci anche delle terme e delle grotte qua. Comunque ho deciso, come sempre, di optare per la scorciatoia. E indovinate un po' com'è? Tutta bella in salita. Vai, va. Vai bello, vai. Guarda qua. Porca miseria. Mi piacciono queste scorciatoie. Meraviglia. Ok. Ci siamo quasi.
Eravamo lì poco fa, siamo saliti di tantissimo. Ok. Abbiamo raggiunto un'area un po' particolare. Guarda qua. Ta-tan. Non me l'aspettavo. A parte che non me l'aspettavo di trovarlo qua, quindi si vede che siamo proprio vicinissimi. Dice che non bisogna entrare in quest'area e raccogliere le mine. Rispetteremo quello che dice il segnale. Cioè raga, porca miseria, così dal nulla. Perché c'è questo segnale? Perché nella guerra degli anni 90 che c'è stata qui in questa zona hanno piazzato delle mine. Le mine che hanno piazzato sono mine anticarro, cioè le AT, le mine antiuomo AP, e poi ci sono delle mine che fanno parte appunto delle mine antiuomo che si chiamano Prom 1. Praticamente sono le più pericolose perché quando vanno ad esplodere lanciano dei frammenti di metallo fino a 50 metri di distanza. Il problema è che più passa il tempo, più queste mine diventano sensibili e quindi anche per gli artificieri ormai è impossibile disinnescarle, sono obbligati a metterle in sicurezza e a farle esplodere a distanza. Ce ne sono ancora tantissime in tutta l'area, più o meno quasi il 2% della Bosnia ha queste mine e potrebbe essercene una qui sopra qua, distante da noi 5-10 metri, chi lo sa. Si prova una strana sensazione a vedere questo cartello e a sapere che intorno a noi potrebbero esserci delle mine. Che roba. E qui c'è un altro. Lì c'è un altro. E qui c'è un altro. Guarda. Praticamente sono tutte su questo lato, ma ce ne sono un botto di questi cartelli. Lì ce n'è un altro. Raga, io penso che non sia il posto giusto per posizionare la tenda qua. Secondo me. Eviterei. Devo fare ancora un botto di chilometri. Però se riesco a raggiungere la capitale ci sarà una guida che ci parlerà un po' appunto del posto, della capitale, della guerra che c'è stata, e ci darà una spiegazione migliore di quella che vi ho dato io. Guarda là, guarda che bel sole che c'è lì in fondo. È arrivata la pioggia. Si sta mettendo male, raga. Si sta alzando anche un po' di vento. Penso sia una nuvola passeggera. Però mi devo spicciare. Devo trovare assolutamente un punto dove piazzare la tenda. Ok. Ci siamo. Raga, è andata male. Io sono bagnato, fradicio, la tenda dentro, mentre la stavo aprendo si è allagata. Mamma mia, stanotte congeliamo. Mazzo, è arrivata di colpo. E chi se aspettava? Sono in mezzo a una strada, quindi potrebbe passare anche qualche macchina. Ho cercato di mettermi il più laterale possibile, raga, se passa, e pazienza. Sto bagnato, tutto bagnato. Pazzana. Anche il saccappello si è bagnato. Che situazione, raga. Mamma mia. Questa è la maglietta. Guarda qua. Ecco. 1 litro di acqua. Cioè raga, non ho avuto nemmeno il tempo di aprire la mantellina che ero già zuppo. Sono entrati un sacco di ragni all'interno della tenda il tempo che la aprivo, e credo ci sia un botto di acqua sotto al mio lettino. E anche questa giornata è andata. Domani arriviamo alla capitale, non vedo l'ora. E abbiamo una guida, quindi sarà molto divertente.
Ho preso una struttura perché voglio fermarmi un giorno in più appunto per stare insieme a questa guida e visitare il tutto in un modo migliore. Ho fatto bene anche perché almeno così asciughiamo, laviamo un po' i vestiti. I prezzi sono bassi, un appartamento da 20 euro più o meno al giorno, quindi va benissimo, ci cuciniamo qualcosina e questo. Oggi sicuramente non dormiamo bene, farà freddissimo stanotte, anche se durante il giorno fa caldo. Che spettacolo raga, che spettacolo, voi non potete capire. Sono proprio felice di quello che sta a fare. Felicissimo. Ok, a dopo. Buongiorno mondo. Ha piovuto per tutta la notte e sta continuando a piovere anche adesso, però ha rallentato un po', quindi approfittiamo, mettiamo tutto a posto e riprendiamo il cammino. Ok, sono pronto raga. Lì c'è il lago, c'è il lago di fianco, anche qua stanotte era tutto bello allagato. Io ho dormito in questo spazietto qua, però vi assicuro che anche là è stato devastante. Nella tenda entrava acqua, stamattina mi sono svegliato, non c'era più, quindi sì, passa da una parte all'altra. Anche oggi la temperatura è bella bassa. Ci sono 15 gradi e sì, ogni tanto qualche goccia cade e poi si ferma. Il problema è che sto continuando su questa strada, ormai sono 3 giorni, sono più di 100 km, 120 km che sto qui sopra e c'è il ronzio delle macchine ogni 2x3 e il venticello che si crea al loro passaggio, quindi non è proprio il massimo, anche perché sono tutto zuppo. Però va bene lo stesso, dai. Mancano altri 15 km, 20 km e ci siamo, dai. Allora, sono nella periferia della città e direi che ci siamo. Sto raggiungendo piano piano l'appartamento dove passeremo la notte e raga, non vedo l'ora, sono distrutto. Più o meno sono a 2,5 km dal centro, quindi va benissimo così. Domani la visitiamo e poi riprendiamo il cammino. O basta, non vedo l'ora soltanto di arrivare, fare una bella doccia e mettere ad asciugare tutto. Prima di raggiungere il nostro punto di sosta, raga, sta cosa è assurda. Questo è uno dei cimiteri più grandi che si trova qui a Sarajevo. Guardate lì in fondo, la collina. Ci sono le lapidi fin lassù, tutto da questo lato e continuano tutte per di qua. Manca poco, dai. Manca poco. È tornata di nuovo la pioggia bella sostanziosa qua. Ultimi metri e ci siamo. Ok. Mamma mia raga. Sto aspettando che mi arrivi il messaggio e il codice per aprire la cassetta, forse ci sono le chiavi. Capisco che ho pagato poco e tutto, però dai, sto aspettando qua da un po' già. Basta. Ho dovuto chiamare la guida che abbiamo domani per chiedergli di chiamare la struttura e di dirgli di mandarmi il codice. Ce l'abbiamo fatta. Come faccio a capire qual è il piano? Ah, Kubat, eccolo qua. Dovrebbe essere questo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Il frigorifero è proprio sulla cucina. Dai, carina, il bagnetto. E la cameretta qua. Beh, mi aspettavo di peggio. Abbiamo anche il wifi, 20 euro al giorno. Non è male. Fuori sta piovendo.
E io qui ho smontato tutto. Ho svuotato lo zaino, ho aperto un po' la roba, purtroppo non possiamo metterla fuori, quindi speriamo che si asciughi un po' qui all'interno della stanza. Abbiamo tempo, dai, abbiamo tempo, si asciugherà un po' il tutto. Lo zaino è completamente bagnato, il lettino pure, tenda pure. Se domani è buon tempo metto un po' il tutto fuori e questa. Vabbè. Mamma mia raga, ma come mi sto combinando qua. Un po' di sapone. Il colore è bello. Si vede che qui nessuno cucina da un botto di tempo. Sto velocizzando un po' il processo. Riscaldiamo l'acqua, la buttiamo su e cuciniamo un po' di pasta. Indovinate che pasta facciamo oggi? Quello che prepareremo oggi è un po' di pasta con del pesto rosso. Raga, non mi dite niente, non c'ho voglia di fare cose complicate. Non mi dite niente. Comunque questo è il pesto rosso a base di pistacchi, pomodorini e roba varia. E per secondo ho preso questo, che praticamente sono tante verdurine. Quindi ci mangiamo un po' di verdurine oggi. E i pileci. Posso smontare tutto. Un po' di sale che non c'è. Non mi dite niente, ma siamo più veloci col nostro fornellino. Voi direte, Naz, ma quanta roba ti cucini? Me lo sto chiedendo anche io. Forse ho esagerato. Vada. Ah, mamma mia. Che spettacolo. E via. Perché non sa né di pistacchio né di pomodori secchi, ma sa di peperone? Uè, sto tavolo regge? Ragazzuoli, che me ne faccio del piatto qua? Buon appetito e scorella finita. Però dai, non è male. Non è male perché ho fame. Alla fine ho finito di cucinare qui dentro, raga. Le verdurine finite. Vabbè, è cotta? C'è? Basta, basta, non l'ho finito. È là, sta là, basta. Me lo mangio domani, così c'ho già tutto preparato. Basta, basta. Per oggi va bene così. Aspettiamo che si asciughi un po' il tutto. Li mettiamo a posto. Visitiamo la capitale e poi riprendiamo il cammino. La vista che ho è questa. Bellissima. Vabbè, ci vediamo dopo. Ragazzoli miei, buongiorno.
Chi ha messo il frigorifero davanti alla porta? Mamma mia. Eccoci qua, siamo con Nermin che sarà la nostra guida qui e adesso mi sta portando a fare la colazione tipica, diciamo, del posto, no? Oggi facciamo un po' di colazione bosniaca. Colazione bosniaca, voglio. I daćeš mi krompir. Questo è con il formaggio, invece questa è con la carne. Ok, buon appetito e colazione si finita. mangia con le mani. È ovvio, Però io lo porto sempre perché i turisti non vogliono perché non mangiare. sporchiamoci le mani. È bella calda. Deve essere. Poi Ma questo è buono. Allora direi di iniziare il nostro tour e appunto siamo con Nermin di Bella Bosnia Tour, giusto? Quindi se vi trovate a passare per Bosnia, raga, contattate lui che vi fa fare un giretto. E il nostro primo punto da visitare praticamente sarebbe il tunnel. il tunnel della speranza, per qualcuno è il tunnel della speranza, della morte, della vita, però si chiama il tunnel della speranza, l'unica entrata e l'unica uscita di Sarajevo per 1425 giorni d'assedio. Quindi quando c'è stata la guerra praticamente è stato costruito questo tunnel che passa sotto all'aeroporto Dove c'era l'ONU una volta. dove c'era una volta, è stato quasi completamente distrutto, no? Adesso è riuscito a sopravvivere, solo che adesso l'hanno chiuso per i sismi e c'è solo una parte del tunnel che è il museo, che noi adesso visitiamo. Che adesso visiteremo. Mappa di Sarajevo, dove hai le linee rosse, che erano poi le linee nemiche, da dove Sarajevo verrà bombardata per 1425 giorni, dove noi attualmente negli anni abbiamo trovato più di 500.000 di bossoli di mortai. Quindi Sarajevo ogni giorno veniva colpita dal minimo 329. Mamma mia. Sono tutti nella taglia, sì. Sì, sono tutti buoni. Raga, queste sono tutte le foto di quelli che hanno scavato il tunnel. Ok ragazzuoli, sono nel tunnel. Quello che vedete praticamente è una specie di binario dove veniva appoggiata su una carriola con tutte le cose da mangiare, da bere, tutto quello che serviva. E mamma mia raga, immaginate i soldati, i civili che sentivano il bombardamento da su e dovevano proseguire per questo tunnel per riuscire a raggiungere quei punti dove poi rifornirsi con quello di cui avevano bisogno. E questo cade dal cielo, la coda rimane in terra, questo esplode e poi le schegge che escono fuori danneggiano nel raggio di 200-300 metri. Mamma mia. Tutti i buchi che vedi su Sarajevo sono i bombardamenti, sono le schegge del mortaio. E la maggior parte, tutti i mortai che cadevano nel raggio di 200-300 metri distruggevano tutto. Quindi noi abbiamo anche un record, e non so chi l'ha stabilito o chi l'ha contato, dove, se non erro, 3777 bombe in un giorno sono cadute su Sarajevo. Un record, non so chi l'ha contato, però bellissimo record, no? Questo, raga, è quasi il tunnel originale, guardate qua. Che roba, non possiamo entrare all'interno perché purtroppo è crollato un po', e infatti quello che abbiamo fatto prima faceva comunque parte del tunnel, ma era stato tutto ricostruito. Da precisare che questo tunnel praticamente è stato costruito grazie ai proprietari di questa casa che hanno messo a disposizione la zona, quindi da qui poi è partito il tutto e loro sono rimasti in casa a vivere, che era l'unico compromesso che volevano, e hanno anche aiutato appunto poi la costruzione del tunnel. E questo? Allora, qui visiterai non solo un museo, ma visiterai la realtà della guerra del 92-95 e la realtà di Dobrinja. Questo è il museo dei veterani di Dobrinja, il quale poi hanno portato tutti qualcosa di originale della guerra che hanno avuto. Ho visto che qui queste fanno tantissimo. Non si rompe mai. Non si rompe, tutte ce le hanno. Tutti hanno la Golf 2 perché la Golf 2 non si rompe mai. Questa praticamente mi ha detto che la utilizzavano per portare feriti, quindi ci sono, vedo delle barelle lì in fondo, sapete? Questa veniva usata per trasportare i feriti. Ah, guarda. Praticamente facevano delle barricate, delle barriere con i veicoli. Assurdo.
Cioè queste sono originali, guarda qua. Se il papà veniva ucciso, Dobrynia aveva una TV, vedi, un press center Dobrynia, dove per tutto il tempo diciamo, dava informazioni di quello che succedeva in guerra e nelle linee di Sarajevo, quindi rischiavano le vite per, diciamo, per aggiornare il popolo. Giusto. Queste sono armi vere, quindi originali, si possono toccare, certo. sì. E la maggior parte sono state fatte sono anche... pesantissime. Eh sì, vedi, sono state fatte con, diciamo, tipo... Con materiale di riciclo, sì. Tubo dell'acqua, è assurda. Eh sì. Questo museo è molto più vero dell'altro, vero? È molto più avvolgente, quindi puoi vedere le mine originali, le granate, i mortai. Ah, queste sono le mine anti-uomo. Vedi, questo è un anti-tank, quindi anticarro. Guardate qua, 1, 2 e 3, queste sono proprio le anticarro, guardate che razza di mine, mamma mia, praticamente quando si faceva pressione, boom, esplodeva il tutto. Non ha fatto niente di male. Che roba. Ecco come noi abbiamo questo. Praticamente sta guerra del 92-95 era legata alla dissoluzione della Jugoslavia ed è stata abbastanza complicata e brutta perché appunto c'erano più frazioni coinvolte e ognuno di loro aveva delle ambizioni territoriali e politiche diverse, quindi sì, si faceva la guerra per determinate questioni. Alla fine chi ci andava di mezzo, come sempre, è stato il popolo. Sono morte un sacco di persone, se non erro più di 11.000, 1.600 bambini, tutto quello che c'è intorno, le armi che hanno utilizzato, cioè le armi che abbiamo appena visto sicuramente sono state utilizzate anche per combattere, forse ci sarà morto anche qualcuno, vedere anche questo veicolo e tutto il resto, le foto, che strano. Questi sono fuori di proiettile? No, sono fuori di proiettile. Vai, io ti aspetto dall'altra come Ok, va bene, andiamo. Cazzo raga, che roba. Wow, guarda qua. Adesso sì, questa è una rappresentazione che hanno scavato apposta per far capire proprio realmente com'era il tunnel della Speranza. Guardate qua, abbiamo più o meno 1 metro di larghezza, 1,60 m di altezza e... cioè questi camminavano così tutto il tempo, ginocchia piegate, tutto piegato, assurdo. Guarda, guarda, qui diventa ancora più basso. Che roba. Cioè questa giacca è appartenuta a questa persona che ormai non c'è più. E questi sono i proiettili che l'hanno colpita, mamma mia. Ah, praticamente dove ci sono quei punti là. Mamma mia. Non so se avete notato quei segni sugli edifici. Praticamente sono le bombe che li hanno colpiti. E hanno lasciato appunto questi segni per ricordare quello che è successo. Ok, stiamo per entrare in città. Questa è la parte commerciale, la parte ottomana. Ci troviamo in una delle parti commerciali di Sarajevo. Guarda qua quanta gente, è pienissimo di negozini, locali, tutte cose particolari. Che carina. La tradizione dei ramai, dove si lavora ancora il rame. Che caffè è questo? Che bello. Dammi una risposta. Sembra un caffè turco. Giusto? Sì, una specie. Però se in Bosnia dici caffè, cioè se a Sarajevo dici caffè turco lo pagherai il doppio. Se dici caffè arabo lo pagherai il triplo. Invece se dici caffè bosniaco forse lo bevi anche gratis. Beh, perché è caffè bosniaco.
e si mettono 4 cucchiai di questo caffè, si mette qui dentro, si mette l'acqua bollita, poi si mette sul fuoco E si aspetta quando che vedi che si sta alzi per un po'. bollire Sì. lo togli, lo rimetti, lo ritogli, lo rimetti, lo ritogli e poi i turchi te lo lasciano così. Invece noi balcanici, intelligenti, europei certamente, aggiungiamo un po' d'acqua per avere la schiumetta alle scorze, no? bello. Poi prendi questa schiumetta, riempi fino ai bordi, invece tu aspetti che si deposita 2-3 minuti, prendi la zolla di zucchero che viene messa qui dentro, intingi nel caffè, prendi un morso alla zolla e bevi il caffè sopra. Poi prendi il rahat lokum, che sarebbe tipo un dolce che viene usato, che si intinge nel caffè, si prende un morso e poi si beve il caffè sopra. È una cosa che dura tantissimo. Stai male? Perché questo lavoro si propaga da anni, vedi? Guarda, che Il bello. nonno l'ha fatto e adesso lo fa anche lui e qui è quando era un po' più giovane, vedi? I now make that. Ok. Ah, wow, beautiful. Material is ramen, big part cut in smaller part in this shape and use different tools for make different details. If I use that, if I use that, I will connect punto. Slowly hit, slowly move, and you see contrast. Pizza che sono il sassiggio, Piace? Se mi piace? Piace? Ma diciamo che non è proprio... È bello ma è bellissimo, devo dire. Cioè questo è proprio un bossolo questo è un po' preso e lavorato. Sì. Tutta questa strada è la strada? dei ramai. Ramai, Quelli ok, che lavorano nel quelli che rame. lavorano nel rame, sì. E ognuno fa delle cose sue particolari, Ognuno diciamo. ha il suo modo e il suo stile di creare tutto e se giri tipo adesso una tazzina avrai anche sotto sempre lo stemma della famiglia che lo fa o del posto. Perché Faccio vedere come. questo è il caffè bosniaco. Bosnia. Se no ci Prendi ammazza. questo, prendi tu guarda, Faccio io? prendi la schiumina, la metti dentro. Ok, la schiumina. Per me è difficile perché sono mancino con la destra, non so sì. Guarda, giusto mi sa. Basta. Ok. Ah, quindi sotto. Ah, ok, così Dentro sotto c'è resta la- tutto Adesso il aspetterai un caffè. po'. Quindi qui dentro qua c'è comunque il residuo del caffè che resta lì. Basta metterci altra acqua sul fuoco e si ricrea di nuovo il caffè di seconda mano. Che è assorbito. Ok, solo un morsicino. E poi? È una mocca meno forte. Non è male. Invece questa è acqua di rose. Questo è succo di rosa Zucchero di rosa. e viene fatto proprio con i petali di rosa. È un alcolico, giusto? Molto buono. Lui nel mentre si rilassa. È l'animale della parola. Ma è pieno zeppo di piccioni qua. Si dice che c'è un magnete spirituale che li Wow. attira, però c'è anche la signora che vende il mangino. Ah, è quella là che li attira. Però diciamo che c'è il magnete spirituale. E qui? Qui. Ah, vedi? Questa è una frase della nostra guida. Ed è bella. Tu mi dicevi anche che fai qualche libro? Sì, ho fatto 2 libri, una è una guida fatta a fumetti, ma che è l'unica in lingua italiana al mondo, illustrata, e invece il secondo è casa mia, è la nostra storia, è la mia storia personale, della mia famiglia. E dove li metti in vendita, Merni? La maggior parte sono su Amazon o dalla nostra casa editrice, la Carmelina di Ferrara, e lì diciamo vendiamo i nostri libri. Raga, ho conosciuto Christopher, il grande Christopher, eccolo qua, praticamente ha aperto questa ditta qua e sarebbe una lavanderia qui in Bosnia ed è bellissima, ed è americano, ma ci facciamo una foto insieme. Una storia ci sono più, sono Sono soldi veri, l'hai visto anche lì al museo. Sì, sì.
Invece questo mi dicevi che sono passaporti antichi, no? Sì, passaporto jugoslavo. Con questo passaporto potevi andare dove vuoi al mondo senza visto, senza niente, perché la Jugoslavia era Europa molto prima dell'Europa. Abbiamo la bandierina anche qua. Invece questo è il caravanserai. Sai cos'è il caravanserai? Questo è l'ultimo? È l'unico È l'unico. che è rimasto intatto. È l'unico caravanserraglio rimasto intatto. Praticamente qui venivano con i cavalli, le caravane, poi c'era l'hotel dove appunto si potevano riposare. Si dormiva, si mangiava, si beveva, ti mettevano a posto la caravana e poi tu continuavi col tuo viaggio. E le caravane portavano cibo e tutto il resto. La seta, quindi noi eravamo nella capitale della via della seta, Sì. nei Balcani, e quindi si doveva passare di qua. E mo adesso invece c'è da questa parte qua, tappeti, Questo, e dall'altra parte il bar, che comunque è una cosa buona, così ce l'hanno attivo e that's that. questa è la moschea di Gazi Hussein. Che è la moschea principale di Sarajevo, giusto? Praticamente c'è una parte destinata alle donne che stanno pregando e invece quella è la parte destinata agli uomini. E mi diceva che prima di entrare in moschea bisogna prendere L'abluzione. L'abluzione è proprio un lavaggio di mente e di corpo, perché devi entrare poi pulito nella moschea. praticamente sto notando, poi mi ha fatto presente il nostro amico che questa strada qua è come un'autostrada, mi hai detto, no? Sì, Perché praticamente si va più veloce, non ci sono i localini fuori e quindi le persone accelerano il passo e diventa come un'autostrada. Invece nella parte ottomana la gente è molto più flessibile. Invece qui siamo nella parte la parte austro-ungarica Ok. di Sarajevo. Raga. Praticamente ci troviamo in questo mercato che si chiama il mercato Markal e praticamente qui è stata buttata una bomba che ha ucciso 67 persone Civili che stavano aspettando cibo e acqua. e noi siamo proprio qui dove è caduta la bomba. E questa è la carne essiccata e qualche volta noi lo usiamo anche per colazione, no? Un po' di questo, un po' di uova, colazione fit perfetta, dietetica. E com'è? Il salamino è leggero, tranquillo. È buono. Fumicato un po', Ci siamo fermati un secondo perché dobbiamo provare i veri cevapcici. Nermin mi diceva che se non provo i cevapcici di Sarajevo non ho provato i veri cevapcici. Questo lo fanno tutti, sono Faccio curioso solo pure io, ma voglio vedere qua. Questo lo faccio solo io, Che cazzo. perché a me piace più salato. No, beh, io lo assaggio così. Tu lo assaggi così. non E piglio questo così. non lo fa nessuno, penso. Ah, Forse ma io ho capito che qua prendete lo yogurt insieme al salato. Sono arrivati i cevapcici, questa volta sono molto diversi rispetto a quelli che abbiamo scongelato ieri sera, rispetto a quelli che abbiamo mangiato la scorsa volta. Praticamente ci è arrivata questa cos'è, la pita? No, questo è la leppina. L'eppina, che sarebbe il pane col burro. E poi un formaggio tipico del posto che si chiama Kaimak. Kaimak. Senza Kaimak non si mangia. E con le cipolle. E con le cipolline qua. Formaggio spalmato, cicipollo, cevapcici con la mano. Sono meglio di quelli che hai mangiato? Anche l'odore di come sono stati cotti. Mi sembra proprio. È anche il tipo di leppina, vedi? Ti mando in missione. Raga, mandiamo lui in missione. Vado in Che missione. noi non siamo presentabili. Riprendi un attimino come si preparano i cevapcici. Sei ma kapste? Ovdje uvijek pogonu. Neka. E Hajde qui? malo dok ti se zapeku, pa kasnije opet još jednu tu. E qui è come si fanno i cevapcici, migliori in città e sicuramente anche migliori al mondo.
anche perché poi i gusti di tutti gli altri sono sempre diversi, però secondo me questi sono i migliori, sono i più tradizionali che troverete a Sarajevo, e quindi per me questo è il posto fantastico, così si fa cancellato. Hoćeš li još da budu pečeni? Nećemo, to je to. Dobro. Hvala ti. Zadovoljna, nema se ti. Io nel frattempo mi sono occupato di me. Direi che ci siamo. Siamo arrivati alla conclusione di questa giornata. Dobbiamo salutare Nermin e ringraziamo per il giro turistico che ci hai fatto fare, è stato molto divertente. Grazie a voi e dico a te buon viaggio, è un viaggio lungo, però poi ci vediamo a Puglia a fare festa quando hai finito. Ah, voglia. E buon viaggio anche a voi, che poi andate con lui insieme. Raga, se venite quando finiamo il viaggio o venite qua a Sarajevo per conoscere lui, per conoscere il posto, mi raccomando, cevapcici per tutti. E narghile. 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 Ragazzuoli, per oggi basta così. Abbiamo dato, basta. E anche Sarajevo è stata visitata. Anche questa capitale è stata conquistata. È arrivato il momento di dirigersi verso la costa. Prima forse incontreremo una persona speciale, come già vi dicevo nello scorso video, quindi non vi perdete le prossime puntate. E io nel frattempo sto iniziando a sistemare le cose che andranno nello zaino. Questo è tutto quello che abbiamo. Poi la paleria, sto aspettando questo cuscino che si asciughi, quel puntino giallo è dove verrà riparato perché si è bucato. Sto asciugando le ultime cose, ho lavato anche il lettino e fuori ho lavato anche la tenda, eccola qua, lavato un po' a mano quello che è, nel mentre mi sto organizzando anche i vestiti e basta. E qui c'è il resto della tenda e le ultime cose che sono state lavate e stanno asciugando. Tutto tranne che giornata di riposo. Ho lavato anche lo zainone ieri, quindi eccolo lì a terra che sta asciugando le ultime parti e ho acceso quel cosino là, vediamo se funziona. Giovincelli, mamma mia, stiamo andando molto bene, siamo forse a 2000 km già percorsi, è già un bel traguardo. Vabbè ragazzuoli, che dire, se anche quest'altro vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, di condividere, di iscrivervi al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate di Sarajevo, a me è piaciuto veramente tantissimo, non me l'aspettavo. E detto questo, il vostro Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli! Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul, I'm driving